Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono felicissima di avervi qui oggi. Come state? Spero tutto bene. Oggi ho preparato un video che so che vi interesserà molto, soprattutto se siete fan della talentuosa Neslihan Atagul. Parleremo di un momento molto particolare nella sua vita, un momento che ha sorpreso molti e che ha rivelato un lato di lei che forse non tutti conoscevano. Sì, avete capito bene. Oggi analizzeremo quella che potremmo definire la confessione a cuore aperto di Neslihan, un periodo in cui si è messa a nudo, raccontando le sue emozioni più profonde e i suoi pensieri più intimi. Prima di iniziare, però, un piccolo favore. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al canale. Attivate la campanella per non perdervi nessun video futuro. Pubblico contenuti regolarmente e mi impegno sempre per portare argomenti interessanti e ben documentati. Il vostro supporto è fondamentale per me, mi dà la carica per continuare a creare contenuti di qualità. Quindi, iscrivetevi, dai! Non ve ne pentirete. Bene, bando alle ciance, immergiamoci subito nel cuore del discorso. Neslihan Atagul, come molti di voi sapranno, è un'attrice turca di grande talento e bellezza. Ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione in diverse serie televisive e film, dimostrando una versatilità e una capacità espressiva davvero notevoli. Ma dietro la facciata di successo e popolarità si nasconde una persona sensibile e riflessiva, con le sue fragilità e le sue incertezze, proprio come tutti noi. È proprio in una di queste occasioni, durante un'intervista che ha fatto il giro del mondo, che Neslihan ha deciso di aprirsi completamente, condividendo con il pubblico un periodo difficile della sua vita, un periodo in cui ha dovuto affrontare sfide importanti e prendere decisioni coraggiose. Non voglio spoilerarvi tutto subito, ma vi assicuro che si tratta di una confessione che ha commosso e sorpreso molti, svelando un lato di Neslihan che ha reso i suoi fan ancora più legati a lei. Un lato umano, vulnerabile e sorprendentemente simile a quello di tante persone che si battono quotidianamente contro problemi di salute invisibili. Ricordate la serie Cara Sevda? Un vero e proprio fenomeno che ha fatto impazzire il pubblico di tutto il mondo, raggiungendo picchi di audience incredibili e generando un fanbase globale devotissimo. Ebbene, proprio durante la sua partecipazione a questa serie, che l'ha consacrata come una delle attrici più amate e richieste in Turchia e all'estero, Neslihan ha dovuto fare i conti con un problema di salute piuttosto serio. Non si trattava di una semplice influenza o di un raffreddore passeggero, ma di una condizione più complessa che l'ha costretta a fermarsi bruscamente e a prendersi cura di sé, mettendo in pausa una carriera in ascesa e rinunciando a progetti importanti. All'epoca, le voci si rincorrevano incontrollate sui social media e sui siti di gossip. Si speculava molto sulle sue condizioni di salute, alimentando un clima di incertezza e preoccupazione tra i suoi fan. Alcuni parlavano di stress eccessivo, dovuto ai ritmi di lavoro estenuanti e alla pressione mediatica costante. Altri ipotizzavano problemi di alimentazione, forse legati alla necessità di mantenere una certa immagine pubblica. Altri ancora suggerivano un esaurimento nervoso, causato dalla combinazione di impegni professionali e difficoltà personali. Ma la verità è che Neslihan ha preferito mantenere il riserbo per un po', proteggendo la sua privacy e concentrandosi esclusivamente sulla sua guarigione, lontano dai riflettori e dalle speculazioni. Questo suo silenzio, comprensibile ma difficile da accettare per i suoi fan, ha contribuito ad alimentare ulteriormente le voci e le teorie. Molti si chiedevano cosa stesse realmente succedendo, preoccupati per la sua salute e per il suo futuro professionale. La sua assenza improvvisa dal set di Cara Sevda aveva generato un vuoto incolmabile, lasciando i telespettatori orfani del suo talento e della sua presenza magnetica. La produzione stessa della serie aveva subito dei rallentamenti, costringendo gli sceneggiatori a rivedere alcune storyline e a cercare soluzioni alternative per sopperire alla sua mancanza. Poi, un giorno, ha deciso di rompere il silenzio, con un gesto di grande coraggio e trasparenza. Ha rilasciato un'intervista toccante, profonda e sincera, in cui ha parlato apertamente della sua malattia, senza nascondere le sue paure e le sue fragilità, ma anche senza cedere allo sconforto. Ha raccontato di come si sentiva, di come la malattia avesse influenzato la sua vita personale e professionale, sconvolgendo le sue routine e mettendo a dura prova la sua resistenza fisica e mentale. Ha raccontato di come avesse trovato la forza di reagire, di combattere contro la malattia e di riprendere in mano la sua vita, con una determinazione che ha commosso e ispirato milioni di persone.
È stato un momento di grande coraggio e onestà, un gesto che ha ulteriormente consolidato il suo status di icona e modello per tanti giovani. Neslihan ha dimostrato di essere una persona autentica, vera, capace di mettersi a nudo di fronte al pubblico, senza timore di essere giudicata o fraintesa. Ha dimostrato di essere una donna forte, resiliente, capace di trasformare una difficoltà in un'opportunità di crescita personale e di sensibilizzazione verso un problema di salute spesso sottovalutato. La sua confessione ha avuto un impatto enorme sui suoi fan, che si sono sentiti ancora più vicini a lei, comprendendo le sue sofferenze e ammirando la sua forza d'animo. Hanno apprezzato la sua sincerità e la sua trasparenza, riconoscendo in lei una persona vera, non una semplice star inaccessibile. Ma cosa ha detto esattamente Neslihan in questa intervista? Cosa ha rivelato di così sconvolgente e al tempo stesso di così umano? Ebbene, l'attrice ha confessato di aver sofferto di leaky gut syndrome, una condizione che colpisce l'intestino, compromettendo la sua permeabilità e causando diversi problemi di salute, a volte difficili da diagnosticare. Ha spiegato che questa sindrome, nota anche come sindrome dell'intestino permeabile, aveva provocato in lei affaticamento cronico, problemi digestivi persistenti, infiammazione diffusa in tutto il corpo e persino problemi di pelle, manifestandosi con eruzioni cutanee e irritazioni. Ha spiegato di aver avuto difficoltà a diagnosticare la sua malattia, perché i sintomi erano vaghi e aspecifici, facilmente confondibili con altre patologie. Ha raccontato di aver consultato diversi medici, specialisti diversi, sottoponendosi a una serie di esami e accertamenti, senza ottenere una diagnosi precisa. Questo ha reso tutto ancora più difficile, perché si sentiva sola e incompresa, frustrata dalla mancanza di risposte e dalla difficoltà di trovare un sollievo ai suoi sintomi. La frustrazione era aumentata dal fatto che, dall'esterno, sembrava una persona perfettamente sana e in forma. La sua immagine pubblica, quella di una star di successo, rendeva ancora più difficile per gli altri comprendere la sua sofferenza interiore. Questo l'aveva portata a isolarsi, a chiudersi in se stessa, temendo di non essere creduta o di essere giudicata come una persona ipocondriaca. Poi, finalmente, dopo un lungo peregrinare tra studi medici e laboratori di analisi, un medico è riuscito a capire cosa le stava succedendo e le ha prescritto una cura adeguata, personalizzata in base alle sue specifiche esigenze. Neslihan ha seguito la cura con scrupolo, cambiando radicalmente le sue abitudini alimentari, eliminando dalla sua dieta cibi infiammatori e introducendo alimenti probiotici e prebiotici per riequilibrare la flora intestinale. Ha anche integrato la sua alimentazione con vitamine e integratori specifici, per rafforzare il suo sistema immunitario e ridurre l'infiammazione. Inoltre, ha iniziato a praticare regolarmente attività fisica, scegliendo discipline dolci come lo yoga e il Pilates, per ridurre lo stress e migliorare la sua salute generale. È stato un percorso lungo e difficile, fatto di alti e bassi, di momenti di sconforto e di momenti di speranza. Ma alla fine è riuscita a guarire, o meglio, a gestire la sua condizione in modo efficace, imparando a convivere con la leaky gut syndrome e a prevenirne le recidive. E la cosa più importante è che ha imparato molto da questa esperienza, trasformando una difficoltà in un'opportunità di crescita personale. Ha imparato ad ascoltare il suo corpo, a interpretare i suoi segnali, a prendersi cura di sé e a dare priorità alla sua salute e al suo benessere, riscoprendo il valore del riposo, dell'alimentazione sana e dell'equilibrio emotivo. La sua confessione ha avuto un impatto positivo su molte persone che soffrono della stessa malattia o di altre patologie intestinali. Molti si sono sentiti incoraggiati a cercare aiuto, a non arrendersi di fronte alle difficoltà diagnostiche e a informarsi sulle possibili cure e terapie. Neslihan è diventata un simbolo di speranza e di resilienza, una voce autorevole che ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica su un problema di salute spesso trascurato. Ma non è finita qui. Oltre a parlare della sua malattia, Neslihan ha anche affrontato altri argomenti delicati nella sua intervista, aprendo una finestra sulla sua vita privata e svelando alcuni aspetti inediti della sua personalità. Ha parlato della sua vita privata, del suo rapporto con il marito, l'attore Kadir Dulu, un altro volto molto amato del panorama televisivo turco, e delle sue aspirazioni future, sia professionali che personali. Ha descritto il suo matrimonio come un rapporto basato sull'amore profondo, sul rispetto reciproco, sulla fiducia incondizionata e sulla condivisione di valori e interessi comuni.
Ha detto di essere molto felice con Kadir, di considerarlo il suo migliore amico, il suo confidente, il suo compagno di avventure e il suo punto di riferimento in ogni momento della sua vita. Ha sottolineato l'importanza del dialogo e della comunicazione all'interno della coppia, per superare le difficoltà e rafforzare il legame. Ha anche parlato dei suoi progetti futuri, svelando alcune delle sue ambizioni professionali e personali. Ha detto di voler continuare a recitare, sperimentando nuovi ruoli e generi, ma anche di voler dedicare più tempo alla sua famiglia e ai suoi amici, coltivando le relazioni affettive e riscoprendo il piacere delle piccole cose. Ha espresso il desiderio di viaggiare, di esplorare nuovi paesi e culture, di imparare cose nuove e di vivere esperienze significative, arricchendo il suo bagaglio personale e professionale. Ha anche manifestato l'intenzione di impegnarsi in progetti sociali e umanitari, mettendo la sua notorietà al servizio di cause importanti, come la tutela dell'ambiente, la lotta contro la povertà e la difesa dei diritti umani. Insomma, la confessione di Neslihan Atagul è stata un vero e proprio shock, per certi versi inaspettato, ma anche un momento di grande umanità e sincerità, che ha rafforzato il suo legame con i suoi fan e ha contribuito a diffondere un messaggio positivo di speranza e resilienza. L'attrice ha dimostrato di essere una persona forte e coraggiosa, capace di affrontare le sfide della vita con determinazione e resilienza, senza perdere la sua autenticità e la sua sensibilità. La sua storia è un esempio per tutti noi, un invito a non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, a credere in noi stessi e a lottare per i nostri sogni, anche quando le cose si fanno difficili. E soprattutto, un invito a prenderci cura della nostra salute e del nostro benessere, perché sono le cose più importanti che abbiamo, i pilastri su cui costruire la nostra felicità e il nostro successo. Siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato spunti di riflessione, magari spingendovi ad approfondire la questione della leaky gut syndrome e a prestare maggiore attenzione ai segnali che il vostro corpo vi invia. Abbiamo visto come Neslihan Atagul si sia messa a nudo, condividendo con il pubblico un momento difficile della sua vita, ma anche una testimonianza di forza e resilienza. Abbiamo analizzato la sua confessione, cercando di capire le motivazioni che l'hanno spinta a parlare e l'impatto che le sue parole hanno avuto sui suoi fan e sull'opinione pubblica. Ricordate, dietro la facciata di successo e popolarità, si nasconde sempre una persona con le sue fragilità e le sue incertezze, le sue paure e le sue speranze. È importante ricordarlo e cercare di essere sempre empatici e comprensivi con gli altri, senza giudicare frettolosamente e senza dimenticare che anche le persone più forti e di successo possono avere bisogno di aiuto e sostegno. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia lasciato qualcosa di positivo, un'emozione, un'idea, una riflessione. Adesso tocca a voi. Cosa ne pensate della confessione di Neslihan Atagul? Vi ha sorpreso? Vi ha commosso? Vi ha ispirato? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Sono curiosa di leggere le vostre opinioni e di sapere cosa vi ha colpito di più di questa storia. E se questo video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace. Condividetelo con i vostri amici e con tutti i fan di Neslihan Atagul, per far conoscere la sua storia e diffondere il suo messaggio di speranza e resilienza. E soprattutto, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun video futuro. Grazie ancora per il vostro supporto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!